Allora, partiamo subito con lo schemino. Naturalmente questo è un disegno che ho fatto in velocità, quindi scusate, è un po' tutto storto, però riusciamo a capire qualcosa lo stesso. Allora, da sotto, allora intanto questa è una taglia, eh, facciamo 44-46, ok? Quindi dovrebbe essere cioè più che tra L e XL, ok? Forse va bene anche per una 48, non ho idea ben, però più o meno siamo lì. Ehm, allora, per quanto riguarda giù, quindi il sotto, lo potete fare tra i 50 e i 53 centimetri. Dopodiché proseguite a dritto per 30 centimetri. Facciamo gli aumenti, diciamo così, che vanno a formare la manica e li facciamo di 5 centimetri. Poi abbiamo quest'altro elastico che è di 5 centimetri e il totale della manica in altezza è 20 centimetri. Quando noi inizieremo questi 5 centimetri del sottomanica, diciamo, ok, inizieremo anche il cuore, cioè il primo cuore. Allora, il motivo a cuore è formato ovviamente in questo modo, cioè si parte da un cuore, poi si va a formare tre cuori, da 3 si passa a 5 e poi a 7. Il motivo cuore io ve l'ho già fatto vedere in un altro video, comunque lo andremo a vedere insieme lo stesso e andiamo direttamente adesso a vedere il lavoro. Ho lavorato con i ferri del 4 e del 4 e mezzo, e ovviamente avremo bisogno di un filato. Io in questo caso ho utilizzato tre gomitoli da 250 grammi. Mi è avanzato anche del gomitolo, quindi diciamo che forse con circa 600 grammi me la son cavata, ecco. E adesso andiamo a vedere direttamente come si procede. Naturalmente vi lascerò lo schemino sia su Instagram che su Facebook. Allora, con i ferri numero 4 andiamo a montare sul ferro 105 maglie, perché montiamo un numero dispari di maglie in modo tale da iniziare con una maglia e terminare con la stessa. In questo caso io inizierò con un rovescio, quindi andrò a terminare con un rovescio. Quindi iniziamo a fare un elastico 1-1, quindi andiamo a fare un rovescio, quindi un rovescio e un diritto, e di nuovo alterno un rovescio e un diritto, un rovescio e un diritto, un rovescio e un diritto. Alterniamo queste due maglie fino ad arrivare alla fine del ferro. Le ultime due maglie le lavoro con ovviamente diritto e rovescio. Quindi come vedete abbiamo iniziato con un rovescio e terminiamo con un rovescio. Svolto il lavoro e vado a lavorare come si presentano le maglie. Quindi dove c'è un diritto, e lo vediamo da questa V, andiamo a fare un diritto. Dove c'è il rovescio, cioè questo cappietto, andiamo a fare un rovescio. Quindi di nuovo la V, quindi diritto e rovescio.
diritto e rovescio, diritto e rovescio. Alterniamo queste due maglie fino ad arrivare alla fine del ferro. Allora, terminato anche il secondo giro, andiamo di nuovo a ripetere il primo ferro e il secondo ferro per un totale di circa 6 centimetri. Quindi per 6 centimetri. Ok? E poi ci vediamo per vedere il seguito della blusa. Allora, ho lavorato l'elastico per 6 centimetri, come vi avevo detto, e adesso non dobbiamo fare altro che riportare le maglie a 104 e non più a 105 e cambiamo anche i ferri. Quindi dei ferri numero 4 non li usiamo più e utilizziamo i ferri del 4,5. Ok? Allora, quindi con i ferri del 4,5 andiamo a fare in questo modo. Innanzitutto facciamo il vivagno, quindi cosa facciamo? Facciamo un rovescio, con il ferro di destra prendiamo la maglia come se fosse un rovescio e la passiamo sul ferro di sinistra. E questo è il nostro vivagno. Vi lascio qui sopra il vivagno per vedere come si fa e proseguiamo tutte le maglie a diritto, ricordandoci però che dovevamo eliminare una maglia, quindi andiamo a fare 1 e 2. Adesso eliminiamo una maglia, quindi prendiamo 2 maglie insieme a diritto e proseguiamo tutto il ferro a diritto, in questo modo. Quindi proseguiamo a diritto fino ad arrivare alla fine del ferro. Arrivate alle ultime 2 maglie, chiudo ovviamente con il vivagno, quindi passo una maglia sul ferro senza lavorare e l'ultima la vado a fare a rovescio. Giro il lavoro, ovviamente ricordiamoci di utilizzare di nuovo il ferro del 4,5 e andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio, compreso il vivagno, quindi le 2 maglie di vivagno vanno a rovescio e poi continuiamo tutto il ferro a rovescio, perché andiamo a fare una maglia rasata. Quindi proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro. Le ultime 2 maglie del vivagno, come abbiamo detto, vanno a rovescio. Adesso non dobbiamo far altro che ripetere questi 2 ferri, cioè tutto diritto e tutto rovescio, per 30 centimetri, ok? Quindi per 30 centimetri, ok? Quindi proseguiamo tutto dritto per 30 centimetri. Allora, io ho proseguito per 30 centimetri, come vi avevo detto, quindi sono arrivata praticamente a 30 centimetri e adesso suddividiamo il lavoro in questo modo. Allora, intanto io ho suddiviso il lavoro a metà, 104 maglie, quindi mi fa 52 maglie da una parte e dall'altra, la metà, e adesso andiamo a vedere che cosa fare. Andiamo con carta e penna e poi passiamo ovviamente sul maglione. Allora, carta e penna così capiamo tutti. Dunque, io ho praticamente il maglione in questo modo, ok? Io ho montato, abbiamo detto, 104 maglie, anche se all'inizio erano 105, e dopodiché ho proseguito per 30 centimetri. Adesso cosa devo fare? Devo aumentare da questa parte e da questa esattamente 5 centimetri, ok? Quindi 5 centimetri da una parte e 5 centimetri dall'altra, quindi abbiamo un totale di 10 centimetri, ok? Nel mio caso questi 5 centimetri
corrispondono a 8 maglie. Quindi io andrò ad aumentare 8 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? Esattamente un ferro sì e un altro sì, nel senso che vado a fare nel primo ferro aumento una maglia, proseguo tutto a diritto e vado ad aumentare un'altra maglia. Ferro di ritorno tutto rovescio, ferro di andata di nuovo una maglia da una parte e una maglia dall'altra. Quindi ad ogni ferro, ovviamente di andata, e quindi diciamo così sul diritto del lavoro, io andrò ad aumentare 8 maglie da una parte e dall'altra. Ok? Adesso, oltre a queste 8 maglie che io aumento da una parte e dall'altra, vado a creare praticamente il motivo a piramide. Quindi parto praticamente da qui sotto, ok, con il motivo a cuore e poi ne creo altri. Quindi andrò a creare un altro cuore qua e qua, ok? Poi di nuovo in questo modo e anche in questo modo. Io adesso li disegno in questo modo, ma ci siamo capite. Quindi cosa vado a fare? Vado a creare un motivo cuore all'inizio, poi 3 motivi, ok? Quindi 1, 3, 5 e 7. Il settimo, diciamo così, motivo, poi vado di nuovo a farne altri 7. Ok? Quindi diciamo che il motivo del cuore è formato da un cuore, 3 cuori successivamente, 5 cuori, va sempre ad aumentare e ovviamente fa un effetto piramide, ovviamente al contrario perché la piramide è come se fosse da questa parte, fatta così, però al posto della piramide, se vi piace di più, facciamo una sorta di triangolo, ok? Quindi si parte dalla punta e si prosegue dritti, cioè quindi si allarga sempre di più fino ad arrivare alla base. Allora, andiamo a fare un po' di calcoli. Noi abbiamo sul ferro, nel mio caso, 104 maglie, ok? Quindi io ho posizionato sul ferro 104 maglie. Devo calcolarmi la metà di 104, quindi 104 diviso 2 fa 52 maglie, ok? Quindi 52 sarà la metà del mio lavoro, ok? Quindi 52 maglie è la metà del mio lavoro. Io so che un cuore, quindi questo motivo, è formato da, se non erro, aspettate che, ok, è formato da 14 maglie, ok, più 2. Ok, non contiamo le maglie di vivagno, ok? Il motivo è formato da 14 maglie, ok, più 2. Quindi io cosa farò? Sono alla metà, quindi 52, 14 più 2 fa 16, la metà di 16, quindi allora 14 più 2 uguale 16, la metà di 16 è 8. Quindi io cosa andrò a fare? Dalla metà mi sposterò 8 maglie a destra e 8 maglie a sinistra e in questo caso ho centrato il cuore. Ok? Adesso andiamo a vederlo direttamente nel maglione e vediamo come fare.
Allora, abbiamo detto che la metà è 52, ok? Io sono alla metà del mio lavoro. Il cuore inizierà qui, il mio motivo. Quindi io cosa vado a fare con i marcatori? Vado a segnarmi esattamente dove devo iniziare il cuore. In questo caso vi ho detto che la metà, riprendiamo il foglio, la metà è 52, ok? Quindi io sono a 52. Adesso cosa devo fare? 14 più 2 mi dà 16, quindi perché è un solo motivo in questo caso, quindi per quello facciamo 14 più 2. Poi successivamente nel terzo, nel quinto e nel settimo, diciamo così, gruppo di motivi, queste due maglie andranno solamente portate alla fine, ok? Quindi noi calcoleremo 14, 14, 14 più 2. In questo caso, visto che è un solo motivo, andiamo a fare ovviamente 16 più 2. Cioè scusate, 14 più 2, che ovviamente mi dà 16, ma diviso 2 dà 8. Quindi io mi centro il motivo con 8 maglie. Quindi da 52 che è, vado a fare 2, 4, 6 e 8. E in questo caso vado a marcarmi il, ok? Quindi 8 da una parte e ovviamente vado a marcare 8 dall'altra. Quindi 2, 4, 6 e 8 e marco anche qui, ok? A questo punto non mi resta che iniziare il lavoro del cuore, cioè del motivo a cuore, qua. Allora, naturalmente dobbiamo ricordarci che ogni qualvolta stiamo andando a fare il motivo cuore, da questa parte e da questa parte dovremo andare ad aumentare le maglie, ok? Quindi ricordiamoci che andiamo a fare il motivo, ma allo stesso tempo andiamo ad aumentare anche qui e qui. Quindi facciamo gli aumenti e in contemporanea il motivo cuore, ok? Allora, partiamo. Allora, naturalmente iniziamo con il vivagno. Non andiamo a fare subito l'aumento, ma perché altrimenti poi quando andiamo a cucire ci viene tutto storto. Quindi magari iniziamo l'aumento almeno alla terza maglia. Quindi vado a fare 2 maglie, quindi 2 diritti, e iniziamo con l'aumento. Allora, l'aumento ovviamente lo potete fare come più preferite, nel senso potete fare o il cappietto e fare un aumento, ricordandoci che questa maglia al contrario va lavorata a rovescio ritorto, altrimenti ci troviamo il buco davanti, oppure possiamo semplicemente tirare su la maglia con il ferro di destra, portarla sul ferro di sinistra e lavorarla a diritto ritorto. E in questo caso abbiamo creato una maglia. Ok? Quindi potete fare come più preferite. Dopodiché andiamo tutto diritto fino ovviamente ad arrivare al marker, ok? E poi vi faccio vedere come fare. Allora, sono arrivata al mio marcatore, io lo sposto, lo cambio perché mi dà fastidio questo, preferisco questi piccolini. Quindi iniziamo praticamente il motivo cuore. Allora, io questo motivo ve l'avevo già spiegato. Vi lascio qui sopra il link per poter vedere il motivo. Ne facciamo insieme praticamente un motivo e poi vi faccio vedere successivamente come impostare il lavoro mano a mano che andiamo avanti. Quindi iniziamo dal primo ferro e andiamo a fare 2 rovesci, quindi 1 e 2, 4 diritti, 1, 2, 3 e 4, 2 maglie insieme a diritto, 2 gettati, 1 e 2.
una diminuzione semplice, quindi spostiamo una maglia sul ferro di destra senza lavorare, lavoriamo la seconda maglia diritto, accavalliamo la prima sopra la seconda. 4 diritti, 1, 2, 3 e 4 e 2 rovesci, quindi 1 e 2. E questo è il motivo, ok? E termina in questo modo. Proseguiamo ovviamente tutto a diritto fino ad arrivare, come abbiamo fatto all'inizio, lasciamo le 2 maglie di vivagno e poi altre 2 maglie, quindi alla terza maglia facciamo l'aumento, ok? Quindi lasciate 4 maglie finali e ci vediamo lì per vedere l'aumento. Allora, le ultime 4 maglie, ovviamente c'è l'aumento da fare, quindi potete farlo sempre come abbiamo fatto all'inizio, quindi così lo spostiamo e andiamo a fare un diritto ritorto. Adesso mi è saltato, ma e andiamo a fare un diritto ritorto, o altrimenti vi faccio vedere l'altra tecnica, cioè andiamo a fare semplicemente un cappietto, lo posizioniamo, continuiamo ad andare dritti, quindi 1, 2 e ovviamente il vivagno, e da questa parte, cioè il secondo ferro, andiamo a lavorare in questo modo: 2 rovesci di vivagno e dove abbiamo fatto praticamente l'aumento lo andiamo a prendere a rovescio ritorto, cioè da questa parte, in questo modo, affinché non mi si crei un buco da questa parte. Proseguiamo tutto a rovescio fino ad arrivare al marcatore. Arrivata al marcatore andiamo a fare il motivo e sono 2 diritti, quindi 1 e 2, 3 rovesci, 1, 2 e 3, SSP, quindi sposto queste 2 maglie sul ferro di destra, le raccolgo con il ferro di sinistra e le vado a lavorare a rovescio ritorto, quindi le prendo da dietro, in questo modo. Lascio cadere questi 2 gettati, vado a creare 2 gettati, quindi 1 e 2, proseguo con 2 maglie insieme a rovescio, 3 rovesci, 1, 2 e 3 e 2 diritti, 1 e 2. Ovviamente marcatore e proseguiamo tutto a rovescio fino alla fine. Terzo ferro, vado ovviamente a segnarmi le maglie e quindi gli aumenti che sto facendo. Quindi ho fatto già un aumento da una parte e uno dall'altra, adesso andiamo a fare altri 2 aumenti. Quindi cosa andiamo a fare? Di nuovo vivagno, 1 e 2 e andiamo a fare un altro aumento. Io in questo caso utilizzo questa tecnica, quindi aumento, proseguo tutto diritto fino al marcatore, ok? Terzo ferro, vado a fare 2 rovesci, quindi 1 e 2, 2 diritti, 2 maglie insieme a diritto, 2 gettati, 1 e 2. Lascio cadere i gettati precedenti, diminuzione semplice e 2 diritti, 1 e 2. Chiudiamo con 2 rovesci, 1 e 2. Proseguiamo tutto a diritto
fino ovviamente alle ultime 4 perché poi ci sarà l'aumento. Vado a fare l'aumento e termino con le ultime maglie. Giro il lavoro, mi ritrovo al quarto ferro, quindi ricordiamoci che se facciamo con la tecnica che sto facendo io, sul rovescio del lavoro l'aumento va lavorato a rovescio ritorto per non creare buchi. Proseguiamo tutto a rovescio fino ad arrivare al marcatore. Arrivati al marcatore, per il motivo, vado a fare 2 diritti, quindi 1 e 2, un rovescio, SSP, quindi come vi ho detto spostiamo le 2 maglie, le riprendiamo con il ferro di sinistra e le lavoriamo a rovescio ritorto. Andiamo a fare 2 gettati, 1 e 2, buttiamo giù i gettati, 2 maglie insieme a rovescio, un rovescio e 2 diritti, 1 e 2. Proseguiamo tutto a rovescio fino alla fine del ferro. Quinto ferro andiamo a fare un altro aumento e un altro aumento, quindi abbiamo quota 3 e 3, 6, ovviamente 8 da una parte e 8 dall'altra, quindi siamo a quota 3, quindi di nuovo vivagno, 1, 2 e facciamo un aumento, quindi aumento e proseguiamo tutto a diritto fino ad arrivare alla fine, cioè scusate, non alla fine del ferro, fino ad arrivare al vivagno e al marcatore. Arrivata al marcatore vado a fare il motivo, 2 rovesci, quindi 1 e 2, 2 maglie insieme a diritto, 2 gettati, lascio cadere i gettati del ferro precedente, diminuzione semplice e 2 rovesci, 1 e 2. Proseguiamo a diritto fino ad arrivare alle ultime 4 maglie. Sono arrivata alle ultime 4, aumento e proseguo fino alla fine. Sesto ferro, vado a fare tutte le maglie a rovescio fino al marcatore. Sesto ferro, come ovviamente per il sesto motivo, andiamo a fare 2 diritti, quindi 1 e 2, un rovescio, lasciamo cadere i gettati precedenti e andiamo a creare 4 maglie, quindi 1, 2, 3 e 4. Dopodiché con il ferro di sinistra raccogliamo tutti i fili lasciati in sospeso precedentemente, andiamo a fare un diritto e un rovescio. Buttiamo giù, creiamo altre 4 maglie, quindi 1, 2, 3 e 4. Un rovescio e 2 diritti, 1 e 2. Proseguiamo tutto a rovescio fino alla fine del ferro. Settimo ferro, vado a fare un altro aumento e siamo a quota 1, 2, 3, 4.
Vado a fare quindi vivagno 1 e 2, aumento e di nuovo tutto a diritto fino al marcatore. Arrivata al marcatore vado a fare il motivo, che è formato da 2 rovesci e 12 diritti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E ovviamente chiude con 2 rovesci, quindi 1 e 2. Andiamo tutto a dritto fino alle ultime 4 maglie. Le ultime 4 maglie aggiungiamo ovviamente una maglia e poi concludiamo il lavoro. L'ottavo ferro andiamo a fare tutte le maglie a rovescio fino al marcatore, sposto il marker e il motivo è formato da 2 diritti e 12 rovesci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e da 2 diritti. Ovviamente fino alla fine del ferro tutto a rovescio. Non ho ferro, vado a fare un altro aumento e siamo a quota 1, 2, 3, 4 e 5 aumenti, ok? Quindi andiamo a fare vivagno 1, 2, aumento. Andiamo tutto dritto fino ad arrivare al marcatore. Vado a fare 2 rovesci, 12 diritti, e 2 rovesci. Proseguiamo tutto a diritto fino alle ultime 4. Le ultime 4 aumento e concludiamo il ferro. Decimo e ultimo ferro per quanto riguarda il motivo, andiamo a fare tutto a rovescio fino al marcatore. Sposto il marker e vado a fare 2 diritti, 12 rovesci, e 2 diritti. E ovviamente concludo tutto a rovescio fino alla fine del ferro. Allora, arrivati a questo punto abbiamo terminato il primo motivo. Cosa dobbiamo fare adesso? Secondo quello che vi ho spiegato prima, dobbiamo andare adesso a fare questi 3 motivi, però ricordandoci che dovevamo fare 8 aumenti e in questo caso ne abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, quindi ne mancano altri 3. Per cui cosa dobbiamo fare? Allora, prima di tutto andiamo a segnare praticamente dove dovrà iniziare il nuovo motivo e l'ultimo motivo. Allora, da questa parte dobbiamo creare 3 motivi, ok? Quindi uno a destra, uno centrale, che è già creato, tra virgolette, e l'ultimo. Allora, il motivo è formato da 14 maglie,
Quindi noi cosa facciamo? Andiamo a segnalarci le 14 maglie, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. E mettiamo un marcatore, giusto per segnare. Poi da questa parte ovviamente ci sarà l'altro motivo e da questa parte altri 14, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Quindi un motivo, un secondo motivo e un terzo motivo e andiamo ad aumentare. Facciamo solo il primo passaggio insieme, dopodiché proseguite da soli. Allora, primo ferro, io adesso qui non è che ho molto spazio, però andiamo a fare un altro aumento, quindi siamo a quota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi andiamo a fare rovescio, una la passiamo del vivagno, 1, 2 e aumento. Dopodiché proseguiamo tutto a diritto fino ad arrivare al marcatore. Allora, arrivati al marcatore, vado a lavorare il primo ferro del motivo, che ovviamente è formato da 2 rovesci, 4 diritti, 1, 2, 3 e 4, 2 maglie insieme a diritto, 2 gettati, una diminuzione semplice e 4 diritti, 1, 2, 3 e 4. Ok? E questo è il primo motivo. Ritorniamo al secondo motivo, quindi di nuovo 2 rovesci, 4 diritti, 1, 2, 3, 4, 2 maglie insieme a diritto, 2 gettati, una diminuzione semplice, 4 diritti, 1, 2, 3 e 4. Ok? Adesso, naturalmente slitta, quindi noi cosa facciamo? Prendiamo un marcatore, lo posizioniamo da questa parte e iniziamo il terzo motivo, che è formato da 2 rovesci, quindi questo non mi serve per il momento, 4 diritti, 1, 2, 3 e 4, 2 maglie insieme a diritto, 2 gettati, una diminuzione semplice e 4 diritti, 1, 2, 3 e 4 e ovviamente le ultime 2 maglie che sono a rovescio, quindi 1 e 2. E in questo caso abbiamo terminato i 3 motivi, ok? Quindi adesso non dobbiamo fare altro che proseguire con questi 3 motivi, 1, 2 e 3. Ricordiamoci che da questa parte dobbiamo ovviamente fare l'aumento e ci vediamo esattamente alla fine di tutti gli aumenti e vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Allora, sono arrivata praticamente a tutti gli 8 aumenti, quindi 8 da una parte e 8 dall'altra sono 16, per cui a 104 maglie noi ne abbiamo aggiunto 8 da una parte più 8 dall'altra, quindi andremo a fare 104 più 16. Abbiamo praticamente sul ferro 120 maglie totali, ok? Adesso che praticamente abbiamo terminato questi aumenti e quindi ci ritroviamo qui sopra, andiamo semplicemente ad aumentare di un altro po' di maglie perché andiamo
a creare, ok, il bordino della manica, ok? Quindi abbiamo fatto questo. Adesso andiamo a creare questo bordino. Per creare il bordino, che in questo caso io l'ho fatto di circa 5 centimetri,5, comunque 5,55, che corrispondono a 10 maglie. Ok, quindi andiamo a mettere 10 maglie da questa e 10 maglie ovviamente da questa. Quindi andiamo adesso a fare il maglione e adesso andiamo ad aumentare. Andiamo ad aumentare 10 maglie e le aumentiamo in questo modo. Cappietto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Le lavoriamo tutte a diritto adesso, quindi andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allora, vi consiglio di mettere un marcatore che vi segnalerà praticamente che queste 10 maglie andranno sempre e solo lavorate a maglia a legaccio. Questa maglia, per essere agganciata bene a questa, vi consiglio di prenderla a diritto ritorto, in questo modo, per non lasciare dei buchi, e continuiamo a diritto, senza più nessun aumento, quindi, fino ad arrivare ovviamente al nostro marcatore. Allora, arrivata al marcatore ovviamente proseguo con i miei 3 motivi, in questo caso risulterà il settimo ferro e proseguiamo fino alla fine del ferro, poi vi faccio vedere come aumentare da questa parte. Terminato ovviamente tutto il motivo, io giro il lavoro e da questa parte andrò ad aggiungere 10 maglie come ho fatto cioè prima, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Andiamo a lavorarle a diritto, quindi lavoriamo a diritto queste 10 maglie e andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mettiamo il marcatore che mi segnalerà le mie 10 maglie sempre a legaccio e in questo caso andiamo a fare la maglia a rovescio ritorto, ok? Così non lasciamo buchi. Quindi rovescio ritorto, in questo caso, e proseguiamo tutto a rovescio, normalmente. Quindi proseguiamo a rovescio, ovviamente arriviamo ai motivi e facciamo il motivo, quindi l'ottavo ferro, e proseguiamo tutto a rovescio fino a questo marcatore.
Arrivate ovviamente alle ultime 10 maglie, spostiamo il marcatore e queste vanno lavorate a diritto. Ok? Quindi tutto a diritto. Ok? Giriamo ovviamente il lavoro e adesso andiamo a fare un'altra cosa che vi faccio vedere. Dunque, allora, arrivati a questo punto, io continuerò ovviamente col finire questi tre motivi, ricordandoci sempre che queste 10 maglie vanno lavorate sempre a legaccio, quindi diritto sul diritto e diritto sul rovescio del lavoro. Terminati questi tre, vi faccio vedere come agganciare gli altri due motivi da una parte e dall'altra, in modo tale da avere 5 motivi, perché ormai si sale, quindi arriviamo a fare questi 5 motivi, poi arriveremo a fare i 7 e di nuovo 7, e poi vi faccio vedere ovviamente come chiudere per il collo. Quindi ci vediamo nel ferro che per mostrarvi appunto ovviamente come agganciare gli altri cuori. Allora, ho terminato praticamente il terzo motivo, adesso andiamo a recuperare il quinto motivo. Quindi, cioè, quinto motivo, andiamo a fare i 5 cuori, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Quindi siamo qua. Per cui, siccome il motivo è formato da 14, andiamo di nuovo a contare 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 e mettiamo un marcatore. 14 anche da questa parte e quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. E iniziamo. Ovviamente proseguite da soli e ovviamente va da sé che questo è sempre a maglia a legaccio, ok? Quindi ci vediamo alla fine di questi 5 motivi. Allora, come potete vedere abbiamo proseguito, quindi ne ho fatto 5, per cui come vedete sono 1, 3 e 5, adesso ne facciamo 7. Quindi andiamo a prendere 14 maglie da questa parte, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 e segniamo con il marcatore. Come vedete anche qui si sta formando diciamo così il bordino da una parte e poi dall'altra 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 e posizioniamo l'ultimo marcatore. Quindi da questo momento in poi, quindi come vedete il bordo c'è anche da questo momento in poi andiamo a fare 7 motivi, finiamo il motivo e ne facciamo un altro da 7, come vi ho indicato qua. Quindi andiamo a fare questo e poi ne facciamo un altro, ok? E ci vediamo alla fine del secondo diciamo motivo da 7. Allora, come potete vedere io ho proseguito, quindi ho fatto altri 2 da 7, quindi ne ho fatto 1 e 2. Non si nota tantissimo perché ovviamente è in un unico ferro. Adesso cosa dobbiamo fare? Andiamo a fare un altro motivo sempre da 7, però questa volta è un motivo un po' a metà perché ci fermiamo esattamente adesso vi faccio vedere al sesto ferro. Quindi allora io adesso ho questo in mano, però noi andiamo a fare un altro motivo da 7,
però ci fermiamo al sesto ferro, cioè noi lo facciamo il sesto ferro, quindi creiamo praticamente questo motivo e ci fermiamo ovviamente qua. Quindi sul davanti del lavoro, cioè al settimo ferro, ci incontriamo e vi faccio vedere come fare. Per cui in totale da questa parte noi avremo un motivo da 7 intero, un altro motivo da 7 intero e un motivo da 7 a metà, cioè arriviamo praticamente a creare il cuore e ci fermiamo. Quindi ci troviamo direttamente al settimo ferro. Allora, ho proseguito a fare, diciamo, un altro cuore. Come vi ho detto, arriviamo fino al sesto ferro e adesso per il settimo ferro diciamo che non esisteranno più ovviamente i motivi, perché andiamo a salire a maglia rasata fino ad arrivare a 20 centimetri. 20 centimetri però contando ovviamente da qui. Quindi adesso andiamo a farlo anche insieme. Allora dobbiamo arrivare praticamente ad avere 20 centimetri da qua, quindi mi mancano 5 centimetri, perciò continuerò a maglia legaccio qua e qui tutto a maglia rasata fino a che non andiamo a chiudere le maglie. Quindi naturalmente andiamo a fare tutte queste maglie a diritto fino ovviamente al marcatore. Tutto a diritto. Fino al marker. E una volta che arriviamo al marker abbiamo detto che andiamo a fare tutte le maglie a diritto, per cui non ci sarà più il motivo, ma proseguiamo tutte le maglie a diritto. Queste sono le maglie che noi abbiamo creato nel sesto ferro e andiamo naturalmente a portarle tutte a diritto. Quindi non esistono più i rovesci, per cui andiamo a fare tutto il ferro a diritto. Ok, spostiamo il marcatore, queste due maglie a rovescio diventano diritte e proseguiamo tutto a diritto fino ad arrivare naturalmente alla fine del ferro. Sul rovescio del lavoro vado a fare le mie 10 maglie ovviamente a diritto. E proseguo al rovescio tutto il ferro. Ovviamente queste 10 maglie vanno lavorate a diritto. Ho proseguito a maglia rasata fino a che appunto non raggiungo i 20 centimetri da questa parte totali. Quindi andiamo a vedere 20 centimetri. Adesso, ok, quindi 20 centimetri. E adesso possiamo praticamente andare a chiudere le maglie. Come le chiudiamo? Le chiudiamo semplicemente come si chiudono le maglie e il collo viene incorporato in questa chiusura. Allora potete decidere di farlo da 32 centimetri, ok, oppure da 30. Io in questo caso lo farò da 32 centimetri, così è un po' più grande,
E quindi posizioniamo i marcatori nelle 32 centimetri che sono appunto e dopodiché iniziamo a chiudere. Quindi, allora, nel mio caso io ho posizionato i marcatori, 32 centimetri corrispondono esattamente, aspettate che allarghiamo, allora 32 centimetri corrispondono esattamente a 60 maglie nel mio caso, quindi io posizionerò i marcatori da questa parte, quindi avrò da questa parte 40 maglie e da questa 40. In questo caso, giusto per darvi un'idea, ma abbiamo 22 centimetri, quindi andiamo a chiudere tutte le maglie, però segniamo con i marcatori in modo tale che poi quando andiamo a cucire non abbiamo problemi, ok? Quindi potete posizionare anche un filo, li ho marcati ad esempio con un filo in modo tale che poi quando chiudiamo e andiamo poi a cucire so dove devo arrivare per il collo. Bene, andiamo adesso a chiudere le maglie, andiamo a chiudere tutte le maglie, quindi diritto, diritto, accavaliamo la prima sopra la seconda, diritto, accavaliamo, diritto e accavaliamo. Procediamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro. Allora, una volta terminato, e quindi abbiamo chiuso tutto, non ci resta che andare praticamente a cucire tutta questa parte. Ovviamente andiamo a fare un altro pezzo uguale a questo. Io in questo caso l'ho già fatto. E in questo caso ovviamente dietro e davanti sono uguali, quindi non ci resta praticamente che andare a cucire, cioè li posizioniamo e andiamo praticamente a cucirli. Quindi andiamo a cucire la manica, quindi da qui a qui. Questo sarà il collo e poi da qui a qui cuciamo. Questo lo lasciamo aperto perché ovviamente è la manica e andiamo a cucire tutto qui intorno, cioè da qui fino a qui. Ok? Stessa cosa da questa parte, da qui a qui. Vi faccio vedere come possiamo cucire e poi il lavoro sarà terminato. Ora ci troviamo praticamente alla cucitura. Io da questa parte l'ho già fatto e lo facciamo anche da questa insieme. Allora, dobbiamo prendere il filo che abbiamo lasciato all'inizio del lavoro, ovviamente applicare l'ago e andiamo, visto che il filo è da questa parte, ad agganciare praticamente il filo da questa parte. Quindi cosa succede? Per prima cosa dobbiamo osservare. Allora, io vi ho fatto fare, per quanto riguarda l'elastico, vi ho fatto iniziare con un rovescio e un diritto, in modo tale che possiamo andare a cucire lungo questa fila di V, quindi lungo tutte queste V, che poi si allineeranno
al nostro vivagno, ok? Una volta terminato ovviamente l'elastico, come vedete l'elastico termina qui e poi si congiunge alle linee di vivagno. Quindi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo semplicemente andare a cucire intanto in questo caso il filo è da questa parte, quindi da sinistra a destra e di nuovo a sinistra e poi a destra e così di seguito, quindi da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra. E andiamo a cucire in questo modo. Dobbiamo fare una cucitura invisibile, quindi andiamo semplicemente ad agganciare l'ago e quindi da questa parte in modo tale che, diciamo così, il lato destro col lato sinistro più o meno siano allineati, ok? In questo modo e li abbiamo uniti. Adesso non dobbiamo fare altro che cucire da una parte e dall'altra. Ovviamente abbiamo agganciato da questa, quindi iniziamo a sinistra. Cosa facciamo? Come vedete, la prima parte di V che mi ritrovo è questa. Quindi cosa faccio? Apro semplicemente, vedete? Allora, non so se si vede nella telecamera, ok. Apro e c'è la maglia. Quindi parto con la prima V, adesso il filo forse è anche un po' lunghetto, però, e mi sposto poi da questa e apro la prima V da questa parte. Vedete? Allora, la prima V è qua e quindi aggancio l'ago da questa parte. E non faccio altro che fare questo movimento. Da questa mi sposto qui, la seconda è questa qui e quindi aggancio il filo da questa. Stessa cosa, mi sposto, qui c'è la V iniziale, diciamo, quindi devo salire sopra e mi sposto qua. Quindi vado semplicemente ad applicare il filo dove prima non c'era. In questo caso, aspettate che ho agganciato male. Mi ritrovo con questa V, quindi vado ad applicare il filo da questa. Mi sposto qua, l'altra V che mi ritrovo è questa, ok? E quindi aggancio qui. Se poi io vado a tirare leggermente il filo, queste poi si uniscono, ok? Adesso non dobbiamo fare altro che proseguire in questo modo. Quindi da qui mi sposto qui, da qui mi sposto qua e tiro qua e qua, ok? E proseguite in questo modo fino praticamente ad arrivare qua su, ok? Poi vi faccio vedere come cucire questa parte. Allora, una volta arrivati praticamente a chiudere la manica, qui ovviamente come vedete abbiamo chiuso tutto, quindi andiamo semplicemente ad unire i due lembi della manica e facciamo in questo modo. Prendiamo una parte, l'altra, in questo modo,
e andiamo a tirare di nuovo una parte e l'altra e cuciamo. E proseguiamo in questo modo fino ovviamente ad arrivare alla fine. Terminiamo ovviamente di cucire in questo modo, ok? Quindi siamo arrivati alla fine, quindi giro il lavoro, quindi lo porto qua il filo in modo tale da poterlo poi chiudere e inizio a farlo passare praticamente qui in modo tale che non resti nessun tipo di filicino e poi ovviamente vado a tagliare, quindi tagliamo il filo e come vedete il lavoro praticamente è terminato. Quindi come vedete abbiamo terminato da una parte, ok, e dall'altra, ok, e con la cucitura invisibile praticamente non si nota più di tanto. All'interno ovviamente risulterà questo, sia da questa che da questa. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a cucire da questa parte, cioè il lembi da questa parte. Quindi dove abbiamo praticamente come dire, le spalle e il collo. Allora, per quanto riguarda, diciamo così, spalla con spalla, vado a fare una semplice, diciamo così, specie di catena cucita. Quindi non faccio altro che unire questo e questo, cioè la chiusura di destra con la chiusura di sinistra, una sopra l'altra, in questo modo, e riproduco la sorta di catena, quindi vado a puntare cioè la maglia precedente dove c'è il filo, quindi in questo caso qua, ed esco in questa, cioè nella terza, ok? Quindi la prima maglia dove c'è il filo, punto l'ago, esco nella seconda maglia dopo il filo e tiro, ok? Di nuovo mi sposto nella catenella, diciamo, prima del filo ed esco quindi prima ed esco nella seconda, ok? Così e tiro. Entro nella prima ed esco nella seconda. Poi leggermente tirate un po' il filo in modo tale che il lavoro non venga, diciamo così, troppo stretto. Poi rientro nella prima ed esco nella seconda. Rientro nella prima ed esco nella seconda dopo il filo. Questo tipo di lavoro comunque io l'ho spiegato già anche in altri tutorial, quindi lo potete trovare anche lì. Lo rifacciamo un'altra volta, quindi entro nella prima ed esco nella seconda dove c'è il filo,
ok? Quindi prima e seconda. Non so se si nota bene. Allora, vediamo un po'. Entro qua ed esco qua, ok? E proseguo ovviamente fino ad arrivare al marcatore. Allora, una volta cucita, la manica resterà in questo modo, perché io ho scelto di farla in questo modo, che naturalmente se non vi piace, diciamo così, questa cucitura in rilievo, potete comunque fare una cucitura invisibile e a quel punto qui resterà senza, diciamo, il risalto di questo. E niente, a questo punto diciamo così che la maglietta è terminata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!